Bentornati a Creando con Mari. Oggi andremo a fare questo bellissimo cappello e come potete vedere nel materiale utilizzato io vi ho scritto 75 grammi di qualunque filato a scelta, perché è un cappello che partirà dal centro, quindi non è importante il filato che utilizzate ma quello che vi piace. E anche l'uncinetto stessa cosa. Io ho utilizzato un filato di cui vi darò i dettagli, però siete liberi di scegliere il filato che più vi piace. Iniziamo subito con il tutorial. Oggi quello che faremo è una cosa semplicissima, velocissima e che può essere molto utile come regalino di Natale. Io andrò a utilizzare il Mon Amour in questo colore, primo perché è molto molto carino e secondo perché così si vede meglio. Mi avete a volte fatto l'osservazione che i colori erano troppo scuri, ma io solitamente faccio i video con le cose che faccio per me, quindi spesso scelgo colori che utilizzo io. Quindi oggi usiamo questo rosa bellissimo, rosa antico del Mon Amour, prodotto da Mistrico Filati e venduto da unfilodipassione.it. È un 100% microfibra, quindi è adatto veramente a tutti perché non crea quel pizzicore che può provocare la lana. In 50 grammi ci sono 105 metri e il consiglio è di utilizzare l'uncinetto tra il 3 e 4,5. Adesso scusate, non ho gli occhiali, non vedo bene. Comunque io andrò a utilizzare il 4, quindi usiamo il 4 e il gomitolo. Nient'altro, non abbiamo bisogno di altro perché questo si lavorerà in tondo senza cuciture. Quindi iniziamo subito. Per iniziare il nostro basco dobbiamo fare il cerchio magico. Ve lo faccio rivedere lento, ma suppongo che lo sappiate fare. Allora, praticamente con il filo sulla mano sinistra arrotolate in 2 dita il filo in questo modo e poi lo bloccate, infilate da sotto l'uncinetto, passate sopra l'altro filo, tirate e fate una catenella. Avete bloccato il cerchio. Dobbiamo fare poche maglie, quindi potete anche farlo più piccolino. Aggiungete 2 catenelle e questo è il nostro primo punto alto. Ne dobbiamo fare 9 in totale, quindi ne mancano 8. Fate nel cerchio magico 8 punti alti in più rispetto alle 3 catenelle. Nel cerchio e 9. Ora avvicinate l'altra parte senza stringere troppo, individuate la terza catenella di inizio giro e chiudete con un punto bassissimo. Ok, ora potete anche stringere di più, poi andrete a fermare il filo d'inizio. Adesso vi dico subito che lavoreremo in maniera un pochino differente rispetto al solito, cioè molto semplice. Invece di entrare nel punto in questo modo, come facciamo di solito, quindi prendendo il punto intero e andando avanti, noi dobbiamo lavorare tra i 2 punti, quindi nel centro tra i 2 punti. Qui ci sono i 2 punti, noi entreremo con l'uncinetto nel centro. Questo è il primo. Allora, queste sono le 3 catenelle, questo è il punto, noi entriamo nel centro e ci posizioniamo con un punto bassissimo, siamo posizionati. Poi facciamo, allora io vi dico subito, quello che ho intenzione di fare io è una finta maglia alta, perché altrimenti si vede un pochino il distacco, si vedrà un pochino lo stesso, ma quindi o fate quella con l'asola allungata, così, tirate il filo, girate e girate, fate, ok? Questa è una finta maglia alta, oppure potete utilizzare anche il metodo delle 2 maglie basse una sull'altra, oppure una maglia bassa a 2 catenelle, come preferite. Fatta questa maglia alta, ne faccio un'altra nello stesso punto, quindi entrando tra le 2 maglie, entro e faccio un'altra maglia alta. Poi mi sposto nell'altra
parte, quindi tra le due maglie alte successive, e faccio 2 maglie alte. Quindi in questo giro faremo aumenti di 9 maglie alte, e in tutti i giri vi posso già anticipare che in tutti i giri il nostro cappello aumenterà di 9. Vedete, io entro tra le due maglie alte e faccio 2 punti alti. Non dovete entrare nel punto, vedete, qui entro qua in questo spazio. Spero si veda bene, però sappiate che dovete entrare tra le due maglie alte e non nel punto. Faccio vedere, vedete, questo è lo spazio. Maglia alta, io entro proprio nel centro, non entro in nessun punto. Ok, e terminate il giro tutto così. Alla fine di questo giro dovete avere 18 maglie alte. Non vi dimenticate l'ultimo, ovviamente, perché altrimenti vi mancano punti. Fate l'ultimo, e dovendo noi entrare poi tra i due punti col punto bassissimo, chiudiamo direttamente nel centro, così evitiamo il problema. Pronti? Fatto questo, ricominciate il terzo giro nello stesso modo. Io farò sempre la finta maglia alta, ok? Quindi la finta maglia alta è allungare l'asola, c'è anche un tutorial nel canale. Girare, ok, così, tirare il filo, fare il primo punto e tirare di nuovo il filo per fare il secondo punto. In questo modo il filo si arrotola a imitazione proprio della maglia alta. Quindi faccio questo, faccio un altro punto alto nello stesso punto come abbiamo fatto prima, quindi sono 2. Adesso tra i due spazi delle due maglie alte entriamo, quindi vedete qui abbiamo del giro precedente 2 maglie alte, qui abbiamo 2 maglie alte. Dopo aver fatto 2 maglie alte nello stesso punto, entro tra lo spazio e faccio un punto alto semplice, ok? Ok, poi entro tra le due maglie alte che ho qui e faccio 2 maglie alte, ok? 1, 2. Poi entro tra lo spazio, tra il gruppo di 2 maglie alte, quindi vedete qui ho le 2 maglie alte, qui ho le 2 maglie alte, entro nello spazio e faccio un punto alto. Poi entro di nuovo nello spazio che ho tra le 2 maglie alte e faccio 2 maglie alte e continuo così tutto il giro. Una volta faccio l'aumento e una volta faccio un punto alto normale, ok? Quindi ora abbiamo fatto la maglia alta semplice, entriamo nello spazio tra le 2 maglie alte e facciamo 2 maglie alte insieme nello stesso punto, non insieme ma nello stesso punto. Quindi facciamo un aumento e una maglia alta semplice, un aumento e una maglia alta semplice. Vedete? La maglia alta semplice la fate tra le 2 maglie alte e le 2 maglie alte, l'aumento lo fate nelle 2 maglie alte che prima avevamo fatto nello stesso punto. Spero sia chiaro, ma suppongo che possiate seguire anche solo visualmente. Quindi ora abbiamo fatto l'aumento, entriamo qui, è molto lineare, non dovete andarvi a scegliere il punto dove fare l'aumento o non l'aumento, è molto lineare. Io ora ho fatto la maglia semplice, semplicemente entro nel prossimo punto
e faccio le 2 maglie alte così. Ora punto alto semplice e mi trovo l'aumento di prima e lo utilizzo per fare il mio nuovo aumento. Vedete? Volendo ogni giro potete contare di avere 9 maglie alte in più, quindi se prima ne avevate 18 ora ne dovete avere 27, se non sono 27 qualcosa è andato storto. Ogni giro aumenta di 2 punti, di 9 scusate, di 9 stavo contando, ogni giro aumenta di 9 punti. Qui abbiamo l'aumento e prima ovviamente di chiudere dobbiamo fare la maglia semplice, perché noi abbiamo iniziato con l'aumento, quindi entriamo, vedete, tra le 2 maglie qui di sotto, facciamo la maglia alta semplice ed entriamo come abbiamo fatto prima, questo è il nostro trucchetto, invece che nel punto alto in mezzo direttamente, perché tanto noi il nostro giro lo ricominceremo da lì. E anche la chiusura del lavoro suppongo che sarà meno evidente, ok? Ora prossimo giro, che è il quarto. Ovviamente avete capito che per aumentare 9 punti ogni giro noi dobbiamo fare l'aumento e poi le maglie semplici. In questo caso adesso noi andremo a fare il giro con 2 maglie semplici tra gli aumenti, che vuol dire facciamo subito la nostra finta maglia alta. Vedete, dovete tenere col dito e poi passare tutto. Questa è la nostra finta maglia alta. Facciamo anche l'altra maglia alta, che è il primo nostro aumento nello stesso punto, ok? E abbiamo il primo aumento. Adesso nei 2 spazi della maglia semplice che abbiamo, vedete, della maglia alta semplice, questa qui, facciamo un punto alto normale, saltiamo la maglia alta perché noi dobbiamo lavorare tra gli spazi, entriamo nell'altro spazio, una maglia alta e nell'aumento facciamo l'aumento. Diciamo che gli aumenti adesso vi faranno da guida, perché voi nell'aumento dovete fare l'aumento, quindi 2 maglie alte insieme, non insieme ma nello stesso punto. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'aumento nello spazio tra le 2 maglie alte del giro precedente e la maglia semplice, abbiamo fatto una maglia alta, e nello spazio successivo uguale abbiamo fatto una maglia alta per arrivare all'aumento dove abbiamo fatto il nostro aumento, cioè 2 maglie alte nello stesso punto. E qui facciamo la stessa cosa, vedete, adesso abbiamo la maglia alta semplice, entriamo nello spazio, facciamo un punto alto, un altro punto alto nell'altro spazio e nell'aumento aumento. Questo ci farà aumentare il lavoro di 9 punti, solo 9, e ci farà venire il nostro cerchio perfetto per poter continuare a fare il nostro cappello. Quindi punto alto, sono 2 da fare, punto alto e mi trovo l'aumento, vedete? È qua. Punto alto e un altro punto alto nello stesso spazio. Maglia alta semplice, entro, 1 e ne faccio un altro e 2. Ok, vedete, qui ho l'aumento, lo faccio 1 e 2,
Ripeto, da ora in avanti gli aumenti saranno la vostra guida. E ora abbiamo la maglia alta semplice. Mi raccomando, a questo punto non pensate di doverne fare una sola, dovete comunque lavorare nello stesso modo, perché appunto, essendo la guida l'aumento, qui abbiamo l'aumento, quindi a noi mancano ancora 2 maglie alte, una e 2 qua, questa, tra queste 2 maglie alte. Perfetto, ora abbiamo completato il giro, entriamo nell'aumento che abbiamo fatto al principio, facciamo il punto bassissimo, così ci troviamo già nel punto esatto. E come vedete il nostro lavoro sta già prendendo forma, vedete? Per il quinto giro suppongo che ormai abbiate un'idea di come lavorare, quindi facciamo la nostra finta maglia alta, voi fatela come avete deciso di farla, anche con le 3 catenelle se siete più comodi, io la faccio così, mi piace. L'aumento, iniziamo sempre con l'aumento e ora abbiamo 1-2 punti alti. Dobbiamo lavorare punti alti tra i punti alti, quindi che vuol dire? Uno lo facciamo qui, saltiamo il punto alto, abbiamo un altro punto alto, facciamo il punto alto semplice e un altro punto alto semplice. Quindi oltre a farvi guidare da come avete la situazione, diciamo, perché nei punti alti dove abbiamo solo il punto alto semplice lo andiamo a circondare di punti alti semplici, dove andiamo all'aumento andiamo a fare l'aumento, però avete anche un'altra guida. Noi abbiamo iniziato con un aumento semplice di 2 punti alti nello stesso punto, poi una maglia alta semplice, poi 2 maglie alte semplici, adesso 3 maglie alte semplici. Il prossimo sarà 4, 5, 6, fino a quando raggiungerete la vostra misura. Quindi aumento, aumento e qui abbiamo il punto alto, lo circondiamo di punti alti, quindi un punto alto prima del punto alto, un punto alto dopo il punto alto e prima dell'altro, vedete? E poi un altro punto alto, sono 4 in tutto. No, 3, scusate, mi sono confusa, 4 il prossimo. Adesso aumento. Ancora punto alto, sappiate anche che dovete farne 3, quindi voi fate 1, 2, lavorando i punti sempre come abbiamo iniziato dal principio tra le maglie, e 3. Potete anche semplicemente seguire questa linea, dovete fare 3 punti alti semplici e un aumento, che sono le 2 maglie alte lavorate nello stesso punto, ok? Poi 3 maglie alte semplici, ricordate, qui fate attenzione perché col fatto che abbiamo le finte maglie alte eccetera potremo non vederlo, quindi qui è importante che sappiate quanti punti semplici dovete fare fra i 2 aumenti, perché noi iniziamo con l'aumento e quindi è semplice da continuare e terminare il giro in maniera corretta. Dopo l'ultimo, cioè dopo l'ultimo aumento dobbiamo fare 3 maglie alte e le facciamo, anche se lo spazio ci sembra che non ci sia, lo troviamo, perché dobbiamo fare esattamente così, perché poi ci ritroviamo con i punti in meno e con una forma che sicuramente non sarà circolare. Quindi ho fatto il primo, faccio l'altro e mi vado a cercare lo spazio qua, vedete, tra le 2 maglie, lo vedete, lo cerco perché sembra, vedete, quasi che non ci sia, invece c'è, e faccio le 3,
Ovviamente potete sempre contare, se non siete sicuri di aver lavorato bene, dovete avere ogni giro in più 9 punti, quindi qui abbiamo 9, qui abbiamo 18, qui abbiamo 27, qui abbiamo 36 e qui ne dobbiamo avere 45, contateli. Entrate ora tra il nostro primo aumento, chiudete il lavoro. Ok, vi faccio vedere il risultato. Innanzitutto non siete obbligati a usare questo filato, potete usare qualunque filato vogliate, perché partendo dal cerchio magico vi organizzate voi in base alla misura, quindi non c'è uno standard, un campione, niente, dovete semplicemente lavorare, arrivare al punto in cui secondo voi è corretto, adesso vi spiego dove, e quindi andare avanti. Quindi se avete un filato che vi piace di più, qualcosa di più grosso, qualcosa di più sottile, con un uncinetto differente, potete fare come vi pare, è un progetto versatilissimo. Continuate a lavorare in questo modo, quindi, perché è sempre uguale. Cosa fate? Fate il vostro punto alto iniziale, che io faccio in questa maniera, voi fatelo come credete più opportuno. Ci sono tanti metodi, qualcuno lo spiego anche nel canale. Fate l'aumento, quindi ricordatevi che dovete iniziare sempre con l'aumento, perché vi guida poi alla fine. E ora, fino ad arrivare all'aumento, dovete fare punti alti. Ne avevamo 3, ora ne facciamo 1, 2, 3 e 4, semplicissimo. E ci ritroviamo nell'aumento, ok? Troviamo nell'aumento e facciamo l'aumento. Quindi più semplice di così non si può, perché io so che ogni giro devo aumentare le maglie alte di 1 e fare l'aumento sull'aumento. In questo caso da 45 devo ritrovarmi con 54 maglie, perché io aumenterò sempre e solo di 9 punti. Quindi vedete, ora continuate così, lavorate i vostri 4 punti alti normali entrando nello spazio tra i punti, e poi dove c'è l'aumento lavorate l'aumento. Faccio vedere di nuovo: 1, 2, 3 e 4. Vedete? Continuate con gli aumenti ogni giro come vi ho fatto vedere e fermatevi quando arrivate a quel punto, anche se il mio consiglio è sempre di vedere il video per intero, totale, e dopo ricominciare. Questo vi renderà tutto più chiaro. Quindi ora noi abbiamo fatto l'aumento, voi fate 1, 2, 3 e 4 e l'aumento. Prossimo giro farete 5 punti alti l'aumento, prossimo giro 6 punti alti l'aumento, 7 punti alti l'aumento, fino ad arrivare a quella misura che vi dicevo, quella vostra preferita. Arrivate lì, fermatevi e poi continuate a vedere il video, perché vi farò vedere le diminuzioni. Ci vediamo dopo. Eccomi qua, ho finito i miei aumenti e sono arrivata, vi dico, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 file. 14 file per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punti alti tra i due aumenti. E io qui mi fermo ed inizio a fare praticamente 4 giri, ve lo dico già da subito, 4 giri di diminuzioni. Dopodiché farò la fascia sulla testa. Se e soltanto se
è abbastanza stretto sulla mia fronte per poterlo portare senza fastidio, altrimenti ne farò di più. Lo schema originale prevede 4 diminuzioni. 4 diminuzioni, 4 giri di diminuzione li faccio al 100%, dopodiché se vedo che è un po' troppo largo e che comunque la fascia si stringerà, quando l'andremo a fare stringerà ancora, farò uno o due in più, quindi regolatevi voi anche in base al vostro gusto, a come vi piace portare i cappelli, non siete obbligati a farlo uguale a me. Ora quindi vediamo anche i centimetri del raggio, diciamo, quindi dal centro fino alla fine di un lato. Abbiamo praticamente un 15 centimetri e vi fermate. Quindi andiamo subito a fare il nostro primo giro di diminuzioni, poi vi farò vedere il secondo e vi darò istruzioni ed è molto molto semplice. Iniziamo il giro con la nostra maglia alta. In questo caso, non dovendo fare più l'aumento, io la dovrò fare qua dentro, però per evitare che si allarghi troppo vado nel punto successivo, faccio il punto bassissimo, vedete che si mette nel centro perché tira un po', quindi è meglio fare così, e faccio il punto alto, la maglia alta finta, in modo tale che poi non rimane troppo spazio. Poi faccio altri 4 punti alti, 3, e quindi sono in totale 5, e inizio subito una diminuzione. La diminuzione sarà entrare nel punto successivo come abbiamo fatto finora e chiudere la maglia alta a metà, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, chiudo la maglia alta a metà e chiudo tutto insieme. Questa è la nostra diminuzione. Ora faccio 11 punti alti, e dopo gli 11 punti alti un'altra diminuzione, 1 e 2, praticamente sono 2 maglie alte chiuse insieme. Poi rifaccio 11 punti e continuo così facendo la diminuzione. Fin qui tutto semplice. Ora arrivate fino alla fine del giro in questo modo, facendo 11 maglie alte e 2 diminuzioni, scusate, 2 maglie alte chiuse insieme che sono una diminuzione, e arrivate fino alla fine. Ovviamente la chiusura del giro la fate sempre nello stesso modo, cioè arrivate alla fine e entrate nel centro tra le 2 maglie e fate il punto bassissimo, così già vi ritrovate. Il motivo di 11 maglie per ogni diminuzione non c'è, nel senso che regolatevi in base alle maglie che avete, cercate di farli il più regolare possibile, in modo tale che il cappello stringa prendendo una forma piacevole e che sappia proprio, che sembri proprio, vedete, un basco. Ovviamente, essendo un cappello morbido, non importa se sono 11 maglie o 9 o 10 o 12 e poi la diminuzione, anche in base a quanto vi serve che diminuisca il cappello. Adesso rifaccio la stessa cosa di prima, entro nel punto e faccio un punto bassissimo. Questo perché? Perché altrimenti si vede troppo distacco. Quindi faccio il primo punto e ora è semplicissimo, faccio punto e alti dove ci sono i punti alti fino ad arrivare alla diminuzione, e proprio per dargli questa forma arricciata sopra ogni diminuzione, che si vede benissimo, faccio un'altra diminuzione. Quindi non avete più bisogno neanche di contare, potete andare via spedite. Basta, infatti ho sbagliato già, basta guardare dove avete la diminuzione. Ovviamente non fate come me,
dove avete la diminuzione dovete fare 2 maglie alte chiuse insieme, quindi qui la diminuzione, entro, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, e ho fatto la prima diminuzione di questo giro e vado avanti così, maglie alte fino alla diminuzione dove farò un'altra diminuzione, e così il prossimo giro e così il prossimo giro ancora, fino a quando avrete la misura giusta che vi stringe sulla fronte. Anche la fascia cercheremo di dargli quell'effetto che possa chiudere un po' di più sulla fronte in modo tale da sentire il cappello comodo quando lo indossate, ma questo lo vedremo dopo. Ok, qui ancora non c'è la diminuzione, poi se voi preferite contare, contate. Qui vedete ho la diminuzione, le 2 maglie alte chiuse insieme, e ne faccio un'altra. Okay. Quindi andate avanti in queste diminuzioni facendo tutte maglie alte fino ad arrivare alla diminuzione del giro precedente, e proprio sopra quella diminuzione lì ne fate un'altra. E ci vediamo dopo che io vi dico quanti giri ho fatto per quanti centimetri di circonferenza. Terminate le diminuzioni, vedete, io vi faccio vedere praticamente il risultato già del berretto, del basco, come si presenta, l'effetto che gli viene dato da queste diminuzioni, e io mi sono fermata quando, indossandolo, già me lo sento abbastanza giusto, non del tutto, perché adesso alla fine delle diminuzioni con tutti i punti alti andiamo a fare un giro di punti bassi che già stringe un po', e in più continuiamo le diminuzioni, perché considerate che comunque il fatto a mano cede sempre di più rispetto al fatto in fabbrica, ovviamente, quindi noi andiamo a farlo leggermente più stretto della circonferenza della nostra testa. Quindi niente, cominciamo semplicemente a fare punti bassi. Oh, scusate, non ho fatto la catenella, fate sempre la catenella perché altrimenti è come se lavoraste a spirale e non è il nostro caso. Quindi catenella, punto basso, e in ogni punto andate a fare un punto basso fino ad arrivare alle diminuzioni dove le fate con i punti bassi. È molto semplice questo giro, ovviamente. Ecco, come potete vedere io sto lavorando anche punto su punto, ho smesso di fare il lavoro dentro perché adesso andremo a fare anche la fascia, quindi ho preferito fare così per una precisione di lavoro. Quindi cosa accade? Adesso queste 2 diminuzioni le andiamo a fare così, questa prima del punto di diminuzione ed entro bene nel punto e chiudo tutto insieme, quindi ok, e poi lavoro tutto il resto. Qui abbiamo un'altra diminuzione, andiamo a fare. Io entro proprio dentro bene perché non rimanga il buchino, e continuate tutto il giro così. Fatto questo, entriamo nel primo punto, chiudiamo con il punto bassissimo e io ho terminato le diminuzioni. Ora cosa faccio? Semplicemente i giri della fascia. E come faccio io la fascia? Potremmo semplicemente, originalmente diciamo che il modello prevede i punti alti lavorati in costa davanti e in costa retro. Questo lo potete fare, siete libere di farlo. Io andrò a fare un tipo di fascia che ho già fatto in altri progetti, che preferisco, viene un po' più definita, a mio avviso viene più bella.
ed è esattamente questo. Innanzitutto decidete quanto alta la volete la fascia. Io la farò tipo 5 centimetri, quindi faccio catenelle per arrivare a 5 centimetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo quanti centimetri abbiamo. Prendo il metro. Ho 5 centimetri, quindi abbiamo detto che abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Ok, faccio un'altra catenella per tornare indietro e lavoro punto basso in ogni catenella. Ok, oddio, spero di non essere uscita dalla telecamera. Comunque punto basso in ogni catenella tornando indietro. Ok, questo è l'ultimo punto. E ora nel punto successivo facciamo un punto bassissimo, giriamo il lavoro e torniamo indietro lavorando non il punto basso come lo conosciamo, cioè prendendo, ve lo faccio vedere diciamo su un'altra perché altrimenti il primo punto si nasconde sempre, non lavorando tutto il punto come sappiamo fare normalmente, ma in costa retro, così, prendendo il filo più esterno a noi. Quindi il primo punto non ve lo dimenticate. Vedete, voi siete uscite di qua e avete il primo punto che è questo. Lo lavorate a punto basso in costa retro. Il lavoro risulterà un pochino più lungo rispetto a lavorare il punto alto in costa retro in costa davanti, ma a mio avviso viene una fascia più bellina. Ok. Lavorato l'ultimo, di nuovo torno indietro, ovviamente qui faccio una catenella e rientro nello stesso punto e vado avanti, sempre lavorando in costa retro, mai il punto per intero e mai in costa davanti, sempre in costa retro, quindi nel filo del punto più esterno a noi, questo. Una volta presa la mano è molto semplice, molto veloce. E ripeto, se non dovesse piacervi, avete l'opzione di lavorare un tot di giri in base al gusto, in un punto in costa davanti, e un punto alto in costa davanti e un punto alto in costa retro. Siete liberissime di farlo, anzi, sarà più divertente vedere poi i vari risultati. Mi si divide un po' il filo, quindi sì, mi si è diviso tutto, riparto perché ovviamente poi è brutto quando si vede il filo volante, tipo questo, vedete? Quando un filato non è ben... ok, entro nel prossimo punto e faccio un punto basso e un punto bassissimo. Vi dirò un'altra cosa: quando voi fate questo tipo di fascia, se vi siete rese conto oppure avete voluto fare diciamo delle diminuzioni che sono rimaste molto morbide, vi sentite che il cappello può essere un po' largo, potete anche saltare un punto per dire io ho chiuso qui subito sotto, ok? Che è il punto successivo. Ora vi faccio vedere. Se volete stringere ulteriormente il vostro cappello, basterà che saltate questo punto e andate direttamente qui, così. Farete altre, praticamente state facendo delle altre diminuzioni. In base, ripeto, questo si può provare, non ha cuciture, non ha delle misure precise, tutti lo farete in base
alla persona anche a cui lo andate a fare, e quindi regolatevi di conseguenza, avete un po' di scelte. Ok, io lo faccio normalmente perché io l'ho fatto preciso come lo volevo. Quindi quando chiudete con il punto bassissimo dovete girare senza catenelle, mi raccomando, e entrare nell'ultimo punto lavorato. L'ultimo punto lavorato tende a nascondersi, vedete? È qui. Quindi o quando lo lavorate, se proprio avete difficoltà, avete la pazienza di marcarlo, oppure semplicemente contate, vedete 1, 2, 3, 4, 5 e 6, deve essere assolutamente questo. Quindi a me mi si è stretto un po' perché giustamente l'ho fatto 2 volte e quindi mi si è stretto un po' il punto. Se vi rendete conto che vi si stringe un po' e il filo vi si separa o qualunque cosa, tornate indietro, lo rifate, lo lasciate più morbido per poterlo vedere. Oppure con un po' di pazienza entrate e contate sempre, dovete averne sempre 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qui entrate sotto, mi raccomando, e non sopra, per avere la coerenza del lavoro. Ed è questo quello che viene. E questo è il risultato, vedete? Andate avanti a lavorare in questo modo tutto il lavoro. Adesso io sono qui, faccio la mia catenella, giro il lavoro e ricomincio lavorando tutti i punti a punto basso, costa retro. Fino ovviamente a coprire tutta la circonferenza. A quel punto il mio cappello sarà finito, a meno che non vogliate fargli un pompon. Allora quello poi è tutto a proprio gusto. Vedete, io ho iniziato di qua e il mio prossimo punto è questo. Punto bassissimo, torno indietro, giro, passo il filo, ovviamente sotto, e riparto. Vedete? Molto bello. Andate avanti così, ci vediamo quando dobbiamo unire le due parti, ovviamente. Ho finito tutto il giro, io avevo anche chiuso distrattamente perché mi ero dimenticata di dovervi far vedere la chiusura, ma ve la faccio vedere subito. Praticamente fatto l'ultimo punto bassissimo nell'ultimo punto, ora dobbiamo chiudere. Per chiudere io chiudo al rovescio, quindi facciamo questo tipo di cosa, quindi chiudiamo le due parti e ci mettiamo al rovescio, ok? Siamo qui, entriamo nel primo punto e chiudiamo a punto bassissimo. Io chiudo a punto bassissimo, entrate nella, guardate, questo è il punto, ok? Questo è il punto. Questa volta entrate nella costa davanti, quella più vicina a voi, e qui ovviamente la catenella d'inizio, prendete il filo. Forse è più facile che lo guardate piuttosto che io ve lo spieghi. Qui c'è l'altro costa davanti e qui c'è l'altro punto. E fate punto bassissimo. Io adesso avevo allargato i punti, quindi ok. Andiamo avanti.
verificate che state andando retti e che non state saltando nessun punto, e questo lo entriamo intero. Ok, e abbiamo finito. Vedete? Tagliate. Ovviamente usate l'ago da lana perché non si veda lo stacco, vi faccio vedere subito. Usate un ago da lana, io non faccio il nodino in questi casi quando comunque rimane evidente la chiusura, ma uso, vedete, praticamente entro nel punto così, poi entro nel punto intero così e stringo un po', faccio un altro, ecco, praticamente così non si vede nulla. Vedete? Ora fermiamo il filo nel miglior modo possibile affinché non si veda nulla. Io entro così in un po' di punti, tiro e fermate il filo come siete abituati. Andrete a fermare anche quello del centro, dell'inizio, perché non si allarga, però c'è sempre il rischio che a furia di lavarlo, a furia di usarlo, possa poi il filo allargarsi. Ok, questo è il nostro cappellino. Ora andiamo qui, stringiamo con l'ago da lana, lo andiamo a passare da un po' di punti. Io poi vado anche indietro, questo genera una forma di nodino quasi, che ci permette di fermare il filo con certezza, e poi lo potete anche tagliare. Ok, è bello anche dall'altro lato, come vedete è praticamente reversibile, però il nostro verso è questo. Quindi ora non ci resta che ci vediamo all'indosso. A presto. Ed ecco, vi faccio vedere nel dettaglio come si presenta il cappello appena indossato. Come vedete si può portare sia da una parte che dall'altra, ma anche all'indietro. Io l'ho fatto abbastanza abbondante, quindi fa queste pieghe che a mio avviso, per il mio gusto, sono gradevoli. Se invece volete che abbia meno pieghe, basterà fare meno giri di diminuzioni, semplicissimo. Invece di fare 15 cm di aumenti, per arrivare a 15 cm rimanete sui 12, 11, 10, poi dipende dalla misura della circonferenza della testa di chi lo dovrà indossare. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, e nel caso vi sia piaciuto iscrivetevi al canale per futuri nuovi progetti. Grazie a tutti e regalatemi un like se ne avete voglia.